Finalmente siamo giunti alla prima lezione vera di finanza personale. Cosa sono le azioni? In questo video vi spiegherò cosa sono, cosa servono e quando inserirle all'interno del portafoglio. Allora, un'azione è un titolo di proprietà di una società, ovvero quando la società si quota in borsa emette delle azioni che noi azionisti, in questo caso ci chiamiamo così, quando le compriamo queste azioni, diventiamo effettivamente parte della società, ossia siamo azionisti e abbiamo un diritto di voto all'interno dell'azienda o compagnia o quant'altro che è quotata in borsa. Ovviamente bisogna avere una certa percentuale di azioni di tutte quante quelle emesse da quella società per avere un diritto di voto. Quindi, come abbiamo detto, chi compra delle quote di una società, ossia delle azioni delle società, diventa a sua volta un azionista. Coloro che sono azionisti in questa società possono ricevere periodicamente, se la società ovviamente emette questa cosa, dei dividendi. I dividendi sono una parte degli utili della società che viene distribuita a tutti gli azionisti. Non tutte le società distribuiscono dividendo, ma piuttosto preferiscono reinvestire quegli utili all'interno dell'azienda in modo tale da ampliarla ancora di più o gestirla meglio, per la crescita ovviamente aziendale. Le azioni vengono scambiate all'interno del mercato azionario, ovvero quel luogo in cui gli investitori e anche noi, ovviamente, speriamo di ottenere dei rendimenti attraverso l'apprezzamento delle azioni o addirittura dei dividendi. Se magari non ci siamo capiti, il dividendo è una piccola parte degli utili che una società vuole distribuire ai suoi azionisti e che riceverà ad esempio, se siete investiti su un broker, lo riceverete sul saldo della liquidità. Questa piccola percentuale che magari viene distribuita ogni 3, 6 o un anno, oppure addirittura non viene distribuita in certi casi in cui l'azienda non riesce a dare questo dividendo perché è in situazioni abbastanza complicate o difficili. Terminate queste conclusioni teoriche, adesso parliamo dei miei consigli personali. Le azioni sono abbastanza complicate, nel senso, quando praticamente noi investiamo, le azioni le considererei come forse l'ultima cosa da comprare, nel senso, se siete abbastanza giovani all'interno dei mercati, preferirei piuttosto diversificare e scegliere qualcosa di abbastanza un po' più safe. Nel senso, le azioni, a parer mio, bisogna avere delle buone doti e conoscenze in valutazioni aziendali. Nel senso, farei una citazione in questo momento che dico spesso: investite soltanto in qualcosa che voi conoscete. In questo video abbiamo parlato di azioni, ovviamente ce ne sono 1000. Ogni cosa che mi viene in mente magari quotata in borsa, ad esempio Apple, Google, in questo caso Alphabet, Amazon, Alibaba, eccetera 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 eccetera. Sono soltanto alcuni nomi abbastanza grandi. Investire in queste aziende può essere abbastanza complicato all'inizio, nel senso che voi non conoscete finanza in generale, non sapete cosa sia giusto andare a acquistare e perché sia giusto acquistare quella azienda o società. Quindi prima di comprare questi prodotti finanziari consiglierei di guardare tutti quanti i video che vedremo all'interno del canale e successivo. Quindi puoi andare a scegliere cosa è meglio per voi andare a investire. Io comunemente investo soltanto in aziende in cui credo che il futuro sia roseo, se possiamo dire così, che avrà degli apprezzamenti di valore oppure che aumenterà il loro dividendo. Essendo che sono giovane, io non punto sui dividendi, ossia preferisco investire in un'azienda che reinveste i suoi utili per crescere successivamente nel futuro, perché questo la maggior parte delle volte, quando ci sono società abbastanza grandi che non riescono ad aumentare i propri utili, cosa decidono? Decidono di ribilanciare un po' il loro tiro, quindi stabilizzare il loro prezzo di mercato. Non è proprio così, ma in generale cercano queste aziende di prendere decisioni in modo tale da fermarsi, solidificarsi praticamente, consolidare il loro operato in modo tale da avere chiarezza di quello che sarà il loro futuro. Quindi quando queste aziende non riescono più a prosperare, cosa fanno? Aumentano magari il loro dividendo, perché magari quell'utile non serve più all'azienda, ma piuttosto vogliono tenersi lo stesso i loro azionisti, che ovviamente hanno investito nelle loro azioni, e aumentare quel loro dividendo. E quindi se aumentano la percentuale di dividendo, a noi arriveranno più soldi. Quindi perché io ho detto che voglio preferire aziende in cui reinvestono i loro utili e danno al massimo
l'1% o 2% di dividendo all'anno, perché quando investo preferisco avere delle aziende valide che vogliono puntare sul loro futuro e migliorare il loro ovviamente fatturato, prezzo, decisioni, eccetera 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 eccetera. Le azioni ricoprono qualsiasi settore esistente al mondo, dal primario al secondario al terziario, e tutte quante le varie ramificazioni che hanno questi tre settori. Quindi, senza conoscere come si analizza un'azienda, io non investirei mai in azioni, ma piuttosto investirei in ETF, che vedremo in un altro video, e che a parer mio all'inizio, o anche in generale anche per il futuro, sono il migliore investimento se volete investire nei mercati azionari. Ok? Fatta questa premessa, quindi, ma perché si investe in azioni? Perché se avete le conoscenze per realizzare un'azienda o una società e ci credete magari nel progetto futuro di questa azienda, senza, mi raccomando, attaccarsi troppo, nel senso in modo affettivo, e non bisogna commettere questo errore. Mi raccomando, dovete investire in azioni semplicemente quando conoscete un'azienda, non da cima a fondo, ovviamente, a sapere almeno il 70-80% in che settore operano, come ottengono quei raggiungimenti di capitalizzazione o di fatturizzazione o di utile o di margine e altri 50 miliardi di fattori. In più, quali sono le sue decisioni future, se il valore di quell'azione è troppo prezzata oppure deprezzata, dipende da 50 miliardi di fattori, che ovviamente vedremo all'interno dei vari video. Però all'inizio io sconsiglio di investirci se non sapete almeno queste basi. Ma nel momento in cui voi otterrete queste conoscenze, si investe in azioni principalmente per cercare di battere il mercato. Come vedremo in futuro, in generale il mercato ha degli indici di borsa, possono essere ad esempio l'S&P 500, il Nasdaq, il Dow Jones, eccetera 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 eccetera. Praticamente questi indici hanno delle performance annue, positive o negative in base a come è andato l'anno. Se ad esempio l'S&P 500 negli ultimi 100 anni, 150 anni ha ottenuto un rendimento del 6-7-8% annuo di media, noi cercheremo con le azioni di battere questo 6-7-8%. È abbastanza semplice quando sapete le conoscenze, ma è molto difficile analizzare l'azienda, anche se avete le conoscenze, perché ovviamente si può sbagliare, o anche la società in generale quando è troppo, che punta in alto o punta troppo in basso, sia gli analisti che gli azionisti avranno delle ripercussioni in termini di valore di quella società. Quindi è abbastanza complicatino, però le azioni in generale in linea di massimo sono queste. Quindi, come abbiamo detto, le azioni sono un titolo di proprietà di una società e noi che le compriamo siamo azionisti, possiamo ricevere un dividendo e speriamo noi azionisti che questa azienda avrà un apprezzamento in termini di rendimento o di dividendo in futuro. Basta, semplicemente questo. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!